Eccolo qua, un astuccio, un nome inconfondibile, lo riconosciamo, Montegrappa. Sì, uno sguardo un pochettino a questo packaging che a me piace sempre e comunque. La scatola in verde mimetico, militare, non mi dispiace affatto, bella finitura, ma a noi interessa quello che c'è dentro. Si chiama Montegrappa Mia, questa è la versione veri peri. All'interno, intanto vi faccio vedere l'eleganza di questo astuccio che, devo ammettere, a me piace parecchio. Questa è la penna, ma ve la descrivo fra poco quando ci concentreremo solo su di essa. Anche questo è fatto bene, non stressa la penna, scivola su questo vellutino. Sì, bello. All'interno cosa troviamo? 2 cartucce di cortesia serigrafate Montegrappa. Allora attenzione a questo fatto, perché è vero che l'innesto di questa penna è con la cartuccia internazionale, ma fate attenzione, non proprio tutte le cartucce calzano a pennello. Per fortuna, sempre in dotazione con questa penna, c'è il converter, un converter marcato Montegrappa, per cui l'innesto in questo caso è assolutamente assicurato, anche perché, come potete apprezzare, c'è la filettatura, un converter abbastanza capiente con una parte in metallo. Questo insomma è sempre ben accetto, perché si presume che gli dia un pochettino più di robustezza, ma quello che mi interessa è il fatto che una volta che è innestato effettivamente è più a tenuta rispetto ad altri. Lo ripongo qui e qui c'è il libretto con tutte le istruzioni e la garanzia. Benissimo, senza dubbio una penna elegante, una penna anche che si fa sentire in mano, un po' panciuta, con il suo discreto peso, perché non mancano le parti in metallo, a partire dalla clip, che come si può vedere ha questa sferetta che la fa diciamo scivolare abbastanza agevolmente sui taschini, anche se comunque bisogna esercitare una piccola pressione, nel senso che la leva la schiaccia parecchio, quindi avete la sicurezza che non scapperà, ma ci va un pochettino di forza per farla entrare. Il monogramma qui sopra e altre verette. Bello il materiale, sì, anche se in realtà poi è sempre quella, è una resina, una plastica, per chi vuole chiamarla così. Il pennino, molte gradazioni, sì, questa è la versione 1.5, 1.4, quindi abbastanza generosa, e ancora troviamo delle parti in metallo, proprio quella che è la filettatura del cappuccio, che ogni tanto, ecco, bisogna cercare di farla combaciare bene, perché a volte l'incastro, l'innesto non è così immediato, bisogna andarlo un po' a cercare, quindi molto, molto spesso va bene, qualche volta invece si impiccia un po'. Il metallo lo troviamo anche svitando la sezione, eccolo qua. In questo caso c'è un'ampia sezione in metallo, da cui vi dicevo anche il peso un po' generale della penna, con questa parte che, come vedete, mantiene il suo anello in metallo, e il converter, un converter che adesso non vi svito perché uscirebbe tutto l'inchiostro, ma come avete visto è di quelli che si avvita, quindi bella tenuta, buona tenuta, e soprattutto abbiamo la garanzia che non passa aria, che insomma fa bene il suo lavoro. Montegrappa Mia. Questo è il pennino 1.5, un pennino assolutamente generoso sia nelle dimensioni che anche nel flusso. Sì, anche il flusso, ma in questo caso in un certo senso è doveroso, perché abbiamo un pennino molto largo che va assistito, e allora attenzione per chi per esempio lo utilizza su carte molto lisce, oppure per i mancini, qualora scegliessero una finitura ardita come questa, perché ci va un po' di tempo per asciugarsi, e quindi ecco, ragioniamo anche sia sulla capillarità della carta, l'igroscopicità, che anche sul flusso di questa penna. Un pennino però che è rifinito molto bene, piacevole innanzitutto per come si presenta anche alla vista, ma direi proprio a metà strada fra quello che possiamo definire un corsivo, perché comunque viene in aiuto, come vedete si può
giochicchiare con le angolazioni, e quello che è un corsivo un pochettino più croccante, perché in effetti la variazione del tratto c'è tutta e quindi possiamo anche divertirci con questo. Divertirci con qualche carattere utilizzato angolando un po' il nostro pennino, se non addirittura provare ad utilizzarlo così come fosse un Architect. Perché? Perché in effetti questo pennino è talmente ben levigato anche negli angoli che consente di adottare anche qualche grafia così un pochettino particolare che non sarebbe la sua, però ricorda molto, per forza di cose, quella araba, perché Architect e Arabian sono pennini molto simili l'un l'altro. Ma è un pennino che fa veramente bene il suo lavoro, a me piace. Chiaro, è un pennino abbondante, ma si lascia condurre davvero bene, quindi ok. E allora, visto che questo è il pennino 1.5, colgo l'occasione per provarlo con un altro pennino 1.5, sempre più o meno di derivazione, perché la casa è quella. Sto parlando dell'ultima realizzazione di Leonardo Officina Italiana, il pennino 1.5. Di questo pennino, che provo con voi, appunto gemellato a quell'altro, la versione 1.5, ci sono diverse serie. Questa è l'ultima. Posso farvi vedere. Questa è la prima versione, quando ancora era un pennino Boch, o comunque nella transizione tra le due versioni. Poi il pennino con il logo più moderno, eccolo qua. Stiamo sempre parlando di un pennino 1.1, ma la novità invece è questo pennino 1.5, eccolo qua in tutto il suo splendore. E devo dire che non solo è bello, ma scrive anche molto bene. Questo è decisamente più scorrevole, ma nel senso proprio buono del termine, perché sembra assolutamente più rifinito. È anche vero che è accompagnato da un flusso che secondo me è ancora maggiore, perché l'inchiostro anche in questo caso è un inchiostro online, quindi c'è lo stesso tipo di familiarità, ma il pennino è più accurato, ecco, non ci sono altri termini. Anche variando l'angolazione e l'inclinazione si sente che lavora meglio questo qua. Guardate cosa si può fare giocando proprio sulle variazioni, perché di fatto è 1.5 al pari dell'altro, però è molto più disponibile a giocare con i vari angoli d'attacco, con un gusto che può dare. Il fatto che abbia un flusso maggiore invece ci priva della scrittura con il carattere minuto, perché ovviamente si fatica un pochettino di più quando andiamo a chiudere questi cerchi, i circoli, le asole e tutti questi occhielli che richiedono uno spazio ridotto. Qui purtroppo viene un po' penalizzato, però non ho dubbi nel ritenerlo più performante e assolutamente meglio riuscito. Non me ne voglia Montegrappa, che era per l'appunto invece l'oggetto di questa prova, di questa video recensione. Una penna molto bella, cambiano le colorazioni, ormai ce ne sono già diverse, ce ne saranno almeno 5 o 6 di Mia, partendo dalle 3, dal Meteor Show, l'Adriatic Sea, che è una penna che ho avuto anche, e queste due nuove sono interessanti. Questa in particolare è più bella vista così che in catalogo. La trovo più tenue, più delicata. Insomma, senz'altro una bella penna, potete farci un pensierino, perché no? Poi guardate, sta anche dritta così, senza bisogno di niente, quindi assolutamente ben bilanciata e assolutamente promossa. Ciao a tutti voi amici e alla prossima!